Lezione 1. Comprare jeans. Ehi Anna, sei stata in quel nuovo negozio di abbigliamento in centro? Sì, ce l'ho. Hanno dei jeans davvero belli a prezzi ragionevoli. È bello sentirlo. Offrono jeans di buona qualità? Sicuramente. I jeans che ho comprato lì sono ben fatti e si adattano perfettamente. Fantastico, dovrò dare un'occhiata allora. Ho bisogno di un nuovo paio di jeans. Troverai sicuramente qualcosa lì. Hanno un'ottima selezione. Suona bene. Sono lieto di sapere che hanno opzioni convenienti ma di alta qualità. Anch'io. È difficile trovare dei buoni jeans di questi tempi senza spendere una fortuna. Sono d'accordo. Questo negozio sembra un'ottima soluzione. Lezione 2. Una luna di miele a sorpresa. Ehi Anna, ho una notizia incredibile. Oh, dimmi, John, cosa c'è? Io e mia moglie siamo appena tornati dalla luna di miele, ed è andato oltre i miei sogni più sfrenati. Wow, è meraviglioso. Dove sei andato? Siamo andati in questo bellissimo resort tropicale. Le spiagge erano mozzafiato e il servizio era impeccabile. Sembra un sogno diventato realtà. Sono così felice per entrambi. Lo era davvero. Sono molto grata per questa sorpresa. È l'inizio perfetto per il nostro matrimonio. È così premuroso da parte di tua moglie pianificare un viaggio così incredibile. Devi essere al settimo cielo. Lo sono. È stata l'esperienza più magica. Mi sento così fortunato e benedetto. Lezione 3. Comunicazione efficace. Mattina. Volevo chiederti qualcosa legato al nostro lavoro. Certo, John. Che ti passa per la testa? Beh, mi sono concentrato sul miglioramento della comunicazione all'interno del nostro team. Hai qualche idea in merito? Assolutamente, John. Una comunicazione efficiente è la chiave del nostro successo. Su cosa state lavorando? Ho cercato di essere più conciso e pertinente nelle mie riunioni ed email. Eliminare le lanugine inutili. Ottimo, John. Essere diretti e concisi può davvero semplificare le cose. Esattamente. E sto anche cercando di essere un ascoltatore migliore, di capire davvero i punti di vista di tutti. È così importante, John. Promuovere un dialogo aperto è fondamentale per un lavoro di squadra efficace. Sicuramente. Voglio assicurarmi che tutti si sentano ascoltati e apprezzati. Lezione 4. Alla ricerca di un nuovo profumo. Ehi Anna, sono alla ricerca di una nuova colonia. Qualche consiglio? Oh, stiamo cercando un nuovo profumo, vero? Sarei felice di aiutarti, John. Sì, per favore. Spero di trovare qualcosa di un po' diverso dal mio solito. Ok, vediamo. Sei stato in quella nuova profumeria in centro? Hanno un'ottima selezione.
No, non ci sono ancora stato. Dovrò dare un'occhiata. Che tipo di profumi hanno? Hanno di tutto, dal fresco e agrumato al caldo e legnoso. Tante opzioni uniche. Meraviglioso. Sono decisamente propenso a qualcosa di un po' più sofisticato questa volta. Mm, In tal caso, suggerirei di provare alcune delle loro fragranze più profonde e complesse. Eccellente, è esattamente quello che sto cercando. Farò in modo di passare presto. Lezione 5. Un tour della città. Ehi Anna, hai sentito della nuova mostra del museo che ha appena aperto in centro? Mi piacerebbe dare un'occhiata. Sembra fantastico. Sono sempre pronto ad esplorare un nuovo museo. Che tipo di mostre presentano? Da quello che ho letto, avranno reperti storici ed esposizioni che mettono in risalto il ricco patrimonio culturale della città. Penso che sarà davvero affascinante. Meraviglioso. Quando vorresti andare? Sono libero questo fine settimana se funziona per te. Perfetto, programmiamo di andare sabato. Non vedo l'ora di vedere quali cose interessanti scopriremo. Nemmeno io. Questo sarà divertente. Adoro conoscere la storia della nostra città. Assolutamente. Sarà un ottimo modo per trascorrere la giornata. Sono sicuro che ne usciremo con un apprezzamento più profondo per il passato della nostra città. Sicuramente. Non vedo davvero l'ora. Andiamo a pranzo anche dopo? Sembra un piano. Si preannuncia una giornata eccellente. Lezione 6. Frustrazioni burocratiche. Ehi Anna, hai sentito della denuncia del Papa sulla lunga procedura burocratica? Sì, l'ho fatto. Apparentemente, ci è voluto troppo tempo perché il lavoro fosse completato, anche se il Papa insisteva per farlo. Wow, è frustrante. La burocrazia può essere una vera seccatura a volte. Lo so, giusto? È incredibile quanto la burocrazia possa rallentare anche progetti importanti. Esattamente. Ho avuto la mia giusta dose di problemi burocratici sul lavoro. Anch'io. È come se rendessero le cose inutilmente complicate. Sicuramente. Ma almeno quando il lavoro è finalmente finito, di solito ne vale la pena. Questo è vero, il risultato finale è ciò che conta davvero alla fine. Assolutamente. Dobbiamo solo essere pazienti e tenaci nell'affrontare i processi burocratici. Lezione 7. Cartoline. Ehi Anna, oggi ho visto delle cartoline davvero fantastiche al negozio. Ne avevano uno per $1, $2 e persino $5. Oh wow, è interessante. Che tipo di cartoline avevano? Ne avevano di tutti i tipi, paesaggi panoramici, simpatici animali, monumenti famosi. Quelli più costosi sembravano davvero di alta qualità. Questo è fantastico. Adoro collezionare cartoline quando viaggio. Hai un tipo di cartolina preferito?
Probabilmente sceglierei quelli panoramici. C'è qualcosa negli splendidi scatti naturalistici che trovo davvero allettanti. Sono d'accordo. Le cartoline paesaggistiche possono essere davvero mozzafiato. Anche quelle animali possono essere piuttosto adorabili. Sicuramente. Ho visto questa cartolina con sopra il cucciolo più carino. Così allettante, anche per $5. Ah, posso immaginarlo. Le cartoline sono ottimi souvenir. Anche se $5 sembrano un po' esagerati per uno solo. Sì, potrei conservarlo per un'occasione speciale. I dollari e quelli da $2 sono probabilmente più adatti a me. Lezione 8. De Alamo. Ehi Anna, ho letto un articolo interessante l'altro giorno su Alamo in Texas. Oh, l'Alamo. È il famoso luogo della battaglia, giusto? Cosa diceva l'articolo? Sì, è quella giusta. Si trattava di come durante la battaglia, tutti i difensori americani siano stati uccisi mentre i texani combattevano. Wow, sembra una battaglia brutale. Non riesco a immaginare quanto debba essere stato devastante per gli americani. Assolutamente. L'articolo diceva che le forze texane avevano completamente sopraffatto le truppe americane di stanza lì. È semplicemente terribile. C'è stato un lato positivo o un risultato positivo da quella battaglia per gli americani? Bene, l'articolo diceva che la vittoria dei texani ad Alamo finì per galvanizzare il sostegno alla rivoluzione del Texas contro il Messico. Capisco. Quindi, sebbene sia stata una grave perdita in questo momento, ha contribuito ad alimentare la più ampia lotta per l'indipendenza del Texas in seguito. Esattamente. Gli Alamo sono diventati questo simbolo iconico dello spirito combattivo del Texas, anche se erano in minoranza e in inferiorità numerica. Lezione 9. Piani escursionistici. Ehi Anna, stavo pensando di organizzare un'escursione questo fine settimana. Hai mai fatto un'escursione prima? Sì, adoro le escursioni. È un ottimo modo per stare all'aperto e fare esercizio. Dove pensavi di andare? Non ne sono ancora sicuro, ad essere onesti. Sto ancora cercando di trovare un buon percorso che non sia troppo intenso per un principiante come me. È intelligente iniziare con qualcosa di gestibile. L'escursionismo può sicuramente essere impegnativo, soprattutto se sei nuovo. Esattamente. Voglio che sia un'esperienza piacevole, non farmi rimpiangere la mia decisione a metà strada. Di sicuro. Che livello di difficoltà speri? Di solito ci sono diverse classificazioni dei percorsi tra cui scegliere. Beh, speravo di trovare qualcosa che fosse classificato come facile o moderato. Niente di troppo faticoso, almeno per la mia prima volta. Ok, sembra un buon piano. E quanto pensavi che sarebbe durata l'escursione? Poche ore o un giorno intero? Forse qualche ora, a seconda del percorso. Immagino che possiamo fare delle pause se necessario e non affrettarci. Lezione 10. Elaborazione di piani di viaggio. Buongiorno Anna, hai messo a punto i nostri piani di viaggio per il prossimo viaggio? Ehi John, ce l'ho. Ho prenotato i nostri voli e alloggi. Riesaminiamo l'itinerario?
Fantastico, sentiamolo. Sono entusiasta di iniziare a pianificare le nostre attività. Ottimo! Quindi, la partenza del nostro volo è prevista per venerdì sera. Arriveremo a destinazione sabato mattina. Suona bene. Che mi dici dell'hotel? Ho trovato un hotel molto apprezzato in centro, vicino a tutte le principali attrazioni. Le recensioni sembravano davvero promettenti. Fantastico. E quali attività hai in programma per noi? Beh, ho pensato che potremmo visitare il museo locale sabato e poi esplorare il quartiere storico della città domenica. Perfetto. Sembra un ottimo mix di cultura e visite turistiche. Lezione 11. Discutere di hobby e interessi. Ehi Anna, cosa hai fatto ultimamente? È da un po' che non riusciamo a recuperare il ritardo. Ciao John, mi sono tenuto occupato con i miei hobby. Sai quanto sono appassionato di fotografia, vero? Sì, assolutamente. Ricordo che hai detto che ultimamente hai scattato delle foto davvero meravigliose. Esatto. Ho esplorato diverse tecniche e sperimentato diverse lenti. È stato così divertente. Questo è fantastico. Mi piacerebbe vedere alcuni dei tuoi ultimi lavori se non ti dispiace condividerli. Certo, ne sarei felice. Ho anche iniziato a frequentare corsi di ceramica. È stato un ottimo modo per rilassarsi e distendersi dopo una lunga giornata. Ceramiche, eh? Sembra davvero interessante. Ho sempre voluto cimentarmi in questo. Dovresti. È un hobby così gratificante. Il processo di modellare l'argilla e vedere le tue creazioni prendere vita è così soddisfacente. Beh, magari puoi insegnarmi una o due cose a riguardo qualche volta. Sarei più che felice di unirmi a te per un corso. Lezione 12. Incoraggiare uno stile di vita sano. Ehi Anna, ho notato che sei molto concentrata sulla tua forma fisica ultimamente. È bello da vedere. Ehi John, sì, sto facendo uno sforzo consapevole per dare priorità alla mia salute e al mio benessere. Anche questo sta dando i suoi frutti. Questo è fantastico. Sono davvero felice per te. Cosa hai fatto? Mi piacerebbe saperne di più sul tuo percorso di fitness. Beh, mi sto assicurando di allenarmi bene un paio di volte a settimana. Ho alternato l'allenamento cardio a quello della forza. Questo è un approccio a tutto tondo. Mescolarlo in questo modo è la chiave per mantenere il corpo stimolato e impegnato. Esattamente. E ho anche cercato di essere più attento alla mia alimentazione. Sto preparando pasti molto più salutari. Questo è fantastico. L'alimentazione è una componente così importante di uno stile di vita sano. È fantastico che tu sia così proattivo. Sicuramente. Sto davvero notando la differenza nel modo in cui mi sento. Ho più energia e il mio umore è molto migliore. È incredibile da sentire. È stimolante vederti così motivato e dedito alla tua salute. Lezione 13. Discutere degli eventi attuali.
Ehi Anna, hai ricevuto le notizie sui recenti sviluppi della politica internazionale? È passata una settimana piuttosto lunga. Sì, John, ho seguito da vicino la situazione. È stata sicuramente una situazione complessa e in evoluzione. Assolutamente. È preoccupante vedere le continue tensioni e il potenziale di un'ulteriore escalation. Sono d'accordo. È un equilibrio delicato ed è fondamentale che la comunità internazionale lavori insieme per trovare una soluzione pacifica. Esattamente. Le azioni unilaterali e il mancato rispetto del diritto internazionale serviranno solo ad esacerbare il conflitto. Sicuramente. È una situazione difficile, poiché ci sono tanti fattori in gioco. Risolverla richiederà diplomazia e compromessi. Questo è un buon punto. Le vie politiche e diplomatiche devono essere esaurite prima di intraprendere ulteriori azioni. Precisamente. Anche il rilascio delle persone detenute è un aspetto cruciale che deve essere affrontato. Assolutamente. Il rispetto del diritto internazionale e dei diritti umani dovrebbe essere la massima priorità in questo caso. Lezione 14. Conservazione e decenza. Ehi Anna, hai sentito parlare dei nuovi sforzi di conservazione nella nostra città? Penso che sia fantastico che stiamo cercando di essere più rispettosi dell'ambiente. Assolutamente, John. Proteggere il nostro pianeta è così importante. Sono lieto che la città stia adottando misure per essere più sostenibile. Anch'io. Anche piccoli cambiamenti possono fare una grande differenza. Hai notato delle differenze in città? Sì, ho visto più contenitori per la raccolta differenziata e stazioni di ricarica per veicoli elettrici. È incoraggiante vedere la comunità coinvolta. Sicuramente. E non si tratta solo dell'ambiente, ma anche della decenza umana. Mi sembra che ne abbiamo perso un po' negli ultimi anni. Sono d'accordo, John. Dobbiamo trattarci l'un l'altro con più gentilezza e rispetto. Queste scelte possono fare la differenza. Assolutamente. Anche cose semplici come tenere la porta o salutare uno sconosciuto possono fare molto. Esattamente. Sono le piccole cose che si sommano e creano una società più compassionevole. Ben detto. Sono lieto che siamo d'accordo su questo argomento. Mi dà speranza per il futuro. Lezione 15. Una condizione critica. Mattina. Hai visto le notizie sullo stato del nostro sistema sanitario? Sì, John, è davvero preoccupante. La nostra nazione è stata ridotta a una condizione critica. Assolutamente. La chiusura degli ospedali, la riduzione del personale medico e la mancanza di fondi hanno avuto un impatto enorme. È devastante. Le persone fanno fatica ad accedere alle cure di cui hanno bisogno. Qualcosa deve essere fatto. Sono d'accordo. Dobbiamo chiedere un cambiamento ai nostri leader. Questa crisi non può più essere ignorata. Sicuramente. Ogni comunità ne sente l'impatto. È tempo di agire e trovare soluzioni. Sicuramente.
Sono preoccupato per ciò che questo significhi per il futuro dell'assistenza sanitaria nel nostro paese. Anch'io, John. Dobbiamo continuare a chiedere finanziamenti e risorse migliori. Ci sono delle vite in gioco. Senza dubbio questo è un momento critico e dobbiamo far sentire la nostra voce. Lezione 16. Discutere nuove idee. È un'idea interessante. Quali sono i vantaggi attesi dall'ottimizzazione del nostro sito web? Bene, migliorare il tasso di conversione del nostro sito web potrebbe portare a maggiori vendite e iscrizioni. Migliorerebbe anche l'esperienza dell'utente, il che è importante per fidelizzare i clienti. Questo ha senso. Quali modifiche specifiche pensi che dovremmo prendere in considerazione? Forse potremmo semplificare la procedura di pagamento, aggiungere inviti all'azione più convincenti e ottimizzare il sito per gli utenti mobili. Sembrano tutte buone idee. Quale pensi che sarebbe la tempistica per l'implementazione di questi cambiamenti? Stimerei che ci vorranno circa 2 a 3 mesi per effettuare gli aggiornamenti più efficaci. Ovviamente, vorremmo testare tutto accuratamente man mano che procediamo. Ok, quella tempistica sembra ragionevole. Mettiamo insieme un piano più dettagliato e iniziamo a farlo il prima possibile. Suona bene. Sono entusiasta di vedere come questi miglioramenti del sito web possano aumentare le nostre prestazioni aziendali complessive. Anch'io. Questo sarà un grande progetto su cui collaborare. Lezione 17. Bei ricordi scolastici. Ehi Anna, ti ricordi il tuo primo giorno di scuola? Oh sì, non lo dimenticherò mai. Ero così nervoso, ma anche entusiasta di iniziare questo nuovo capitolo. Lo stesso qui. Riesco ancora a immaginarmi di entrare in classe per la prima volta. Anch'io. Ricordo che la mia insegnante, la signora Johnson, era così accogliente e ci faceva sentire tutti a nostro agio. Meraviglioso. Anche il mio insegnante, il signor Davis, è stato fantastico. Mi ha davvero aiutato a uscire dal mio guscio. È così importante, specialmente quel primo giorno. Può essere un'esperienza così scoraggiante per i bambini piccoli. Assolutamente. Ma guardando indietro, quei ricordi dei primi anni di scuola sono così belli e formativi. Sicuramente. Gli amici che ho conosciuto, le lezioni che ho imparato e le esperienze vissute hanno dato forma a chi sono oggi. Esattamente. La scuola è stata una parte cruciale del nostro sviluppo e della nostra crescita come individui. Lezione 18. Abbracciare la diversità. Ehi Anna, mi chiedevo se avessi intenzione di viaggiare presto all'estero. In effetti, spero di visitare l'India entro la fine dell'anno. Sono davvero entusiasta di vivere la cultura. Meraviglioso. L'India è un paese così vivace e diversificato. Cosa non vedi l'ora di fare? Non vedo l'ora di vedere i festival colorati, provare la straordinaria cucina e saperne di più sulla ricca storia e tradizioni. I festival sono davvero spettacolari. Ricordo di essere rimasto sbalordito dall'energia e dalla gioia di Oli.
Sembra incredibile. Ho sentito cose incredibili sulla vivacità della cultura indiana. È davvero diverso da qualsiasi altra cosa. I panorami, i suoni e i sapori sono così accattivanti. Sono sicuro che sarà un'esperienza trasformativa. Immergermi in una nuova cultura è una delle mie più grandi passioni. Capisco perfettamente. Ampliare la tua prospettiva e comprendere diversi modi di vita è così prezioso. Lezione 19. Nuova città, nuove opportunità. Ehi Anna, ho sentito che hai appena trovato lavoro all'ospedale locale. È un'ottima notizia. Sì, ne sono davvero entusiasta. È una grande opportunità per me iniziare un nuovo capitolo in questa città. Meraviglioso. Quindi cosa ti ha fatto decidere di accettare questo lavoro? Beh, stavo cercando un cambio di ritmo e questo ospedale mi è sembrato perfetto. Hanno un'ottima reputazione e il lavoro sembra davvero soddisfacente. Questo è fantastico. Sono sicuro che farai un ottimo lavoro. Hai già iniziato? Non ancora. Sto dando 2 settimane di preavviso per il mio vecchio lavoro. Ma inizierò tra un paio di settimane. Non vedo l'ora. È un ottimo tempismo. Sono sicuro che ti ambienterai velocemente. Fammi sapere se posso fare qualcosa per aiutarti ad abituarti alla nuova città. Grazie. È così gentile da parte tua. Forse accetterò l'offerta una volta che mi sarò orientato. Sarebbe bello avere una faccia amica in giro. Assolutamente sì, sono sempre felice di far fare da guida a un nuovo arrivato. Presto dovremo prendere un caffè o pranzare. Lezione 20. Superare gli ostacoli. Ehi Anna, come va il nuovo lavoro? Sta andando bene. Grazie per averlo chiesto. Tuttavia, ci sono state alcune sfide. Oh, davvero? Che tipo di sfide? Bene, si scopre che la malattia dell'emofilia faceva sì che uno dei miei pazienti soffrisse regolarmente di emorragie incontrollabili. È stata un'esperienza di apprendimento per me. Accidenti, deve essere difficile da gestire. Come lo stai gestendo? Mi sono documentato sugli ultimi trattamenti e ho lavorato a stretto contatto con la famiglia del paziente. È stata una curva di apprendimento ripida, ma sono determinato a fornire la migliore assistenza possibile. È davvero ammirevole. Sono sicuro che la tua dedizione stia facendo una grande differenza. Lo spero senz'altro. È stato intenso, ma incredibilmente gratificante vedere il paziente fare progressi. Posso immaginarlo. Beh, se posso fare qualcosa per aiutarti, non esitare a chiedere. Lezione 21. Una vista mozzafiato. Ehi Anna, ho sentito che hai fatto un'escursione durante il fine settimana. Com'è andata? Oh, è stato fantastico, John. Mi sono imbattuto in questo bellissimo prato che era semplicemente mozzafiato. Davvero? Cosa c'era di così speciale? Beh, il sole splendeva tra i fiori selvatici e c'erano queste meravigliose farfalle che svolazzavano tati intorno. Sembrava uscito da una favola. Wow, sembra incredibile. Vorrei essere stato lì per vederlo.
L'avresti adorato. I colori erano così vivaci e l'intera scena aveva questa qualità magica. Posso solo immaginarlo. Dovrò aggiungere quell'escursione alla mia lista di cose da fare. Sicuramente. Era uno dei luoghi naturali più belli che abbia mai visto. Mi sento così fortunato ad essermi imbattuto in esso. Questo è fantastico. Sono felice che tu abbia avuto modo di provare qualcosa di così speciale. Lezione 22. Pottery Passion. Ehi Anna, hai mai provato la ceramica prima? Ho sentito che è piuttosto divertente. No, non l'ho fatto, ma ho sempre voluto farlo. Penso che sarebbe un ottimo modo per essere creativi e provare qualcosa di nuovo. Lo stesso qui. Ho visto persone realizzare delle ceramiche davvero incredibili. Sembra così soddisfacente modellare l'argilla e vedere la tua creazione prendere vita. Sicuramente. Sono curioso di imparare le tecniche, ad esempio come centrare l'argilla sulla ruota e modellarla in diverse forme. Ci vuole molta pratica. Assolutamente. Ho sentito che è anche un processo piuttosto calmante e meditativo. La sensazione dell'argilla tra le mani e il delicato movimento della ruota sembrano molto terapeutici. Sembra meraviglioso. Mi piacerebbe seguire un corso di ceramica e provarlo. Potrebbe essere un nuovo hobby divertente da esplorare insieme. È un'ottima idea. Dovremmo dare un'occhiata agli studi di ceramica della zona e vedere se offrono corsi per principianti. Sarebbe un modo unico per noi di trascorrere del tempo di qualità e diventare furbi. Sembra un piano. Non vedo l'ora di sporcarci le mani e vedere cosa possiamo creare. La ceramica potrebbe diventare la nostra nuova attività preferita. Sono sicuro che ci divertiremo un mondo. Non vediamo l'ora di cimentarci nella produzione di ceramiche. Lezione 23. Pottery Dreams. Ehi Anna, hai mai provato la ceramica prima? Ho sentito che è piuttosto divertente. No, non l'ho fatto, ma ho sempre voluto farlo. Penso che sarebbe un ottimo modo per essere creativi e provare qualcosa di nuovo. Lo stesso qui. Ho visto persone realizzare delle ceramiche davvero incredibili. Sembra così soddisfacente modellare l'argilla e vedere la tua creazione prendere vita. Sicuramente. Sono curioso di imparare le tecniche, ad esempio come centrare l'argilla sulla ruota e modellarla in diverse forme. Ci vuole molta pratica. Assolutamente. Ho sentito che è anche un processo piuttosto calmante e meditativo. La sensazione dell'argilla tra le mani e il delicato movimento della ruota sembrano molto terapeutici. Sembra meraviglioso. Mi piacerebbe seguire un corso di ceramica e provarlo. Potrebbe essere un nuovo hobby divertente da esplorare insieme. È un'ottima idea. Dovremmo dare un'occhiata agli studi di ceramica della zona e vedere se offrono corsi per principianti. Sarebbe un modo unico per noi di trascorrere del tempo di qualità e diventare furbi. Sembra un piano. Non vedo l'ora di sporcarci le mani e vedere cosa possiamo creare. La ceramica potrebbe diventare la nostra nuova attività preferita. Sono sicuro che ci divertiremo un mondo. Non vediamo l'ora di cimentarci nella produzione di ceramiche. Lezione 24. Horror Game Challenge.
Ehi Anna, hai sentito parlare di quel nuovo gioco horror che uscirà presto? No, non l'ho fatto. Non sono davvero un grande fan dei giochi horror. Tendono a spaventarmi troppo. Oh, andiamo. Devi fare un tentativo. Ho sentito che è davvero buono. La grafica e il gameplay sono incredibili. Non lo so, John. Di solito evito qualcosa di troppo spaventoso. Forse potremmo invece trovare un altro tipo di gioco da giocare insieme? Che ne dici di un gioco cooperativo in cui lavoriamo insieme per risolvere enigmi o completare sfide? In questo modo, possiamo divertirci entrambi. Sembra un'idea molto migliore. Mi piacciono di più i giochi divertenti e coinvolgenti, ma non troppo intensi, sai? Assolutamente. Diamo un'occhiata ad alcuni giochi cooperativi che corrispondono a questa descrizione. Sono sicuro che possiamo trovare qualcosa che piaccia davvero a entrambi. Ottimo! Sono entusiasta di provare qualcosa di nuovo. Puoi mostrarmi alcune opzioni e possiamo sceglierne una che sembra adatta. Sembra un piano. Sono sicuro che troveremo il gioco perfetto per giocare insieme. Lezione 25. 12 ore per imparare l'inglese mentre dormi. Ehi Anna, hai sentito parlare di questo nuovo programma di apprendimento del sonno? Promette di insegnarti l'inglese mentre dormi. Oh, sembra interessante. Volevo migliorare le mie abilità in inglese. Come funziona? Bene, il programma riproduce lezioni audio in inglese per tutta la notte mentre dormi. Dicono che si può imparare molto senza nemmeno provarci. Wow, è piuttosto comodo. Pensi che funzioni davvero? Sono un po' scettico sull'apprendimento durante il sonno. Anch'io all'inizio ero scettico, ma a quanto pare ci sono ricerche scientifiche che dimostrano che il cervello può assorbire informazioni anche quando dormi. Mm, non sono sicuro. Non è meglio studiare e praticare attivamente l'inglese mentre sei sveglio? È vero, ma questo potrebbe essere un buon modo per integrare i tuoi studi regolari. Inoltre, non devi lavorare, dormi e basta. Immagino sia un punto giusto. E se potesse aiutarmi a imparare l'inglese più velocemente, potrebbe valere la pena provare. Quanto costa il programma? In realtà non è troppo costoso, circa $50 per il corso audio di 12 ore. Sembra un buon affare se funziona. Lezione 26. Esplorando il mondo insieme. Ehi Anna, hai sentito parlare della nuova mostra museale sulle civiltà antiche? Ho pensato che potremmo dare un'occhiata questo fine settimana. Sembra fantastico, John. Volevo saperne di più sulla storia antica. Quando dobbiamo andare? Che ne dici di sabato pomeriggio? Possiamo pranzare velocemente prima e poi passare un paio d'ore ad esplorare le mostre. Perfetto. Sono davvero entusiasta di vedere i manufatti e conoscere la vita quotidiana delle persone di molto tempo fa. Anch'io. Mi chiedo se avranno degli espositori interattivi dove possiamo provare costumi antichi o fare artigianato. Sarebbe molto divertente. Adoro le attività pratiche nei musei. Forse possiamo anche trovare un bel souvenir da portare a casa. Sicuramente.
Dovremmo anche programmare di fermarci al negozio di souvenir prima di partire. Scommetto che hanno degli oggetti unici che non possiamo trovare da nessun'altra parte. Sembra un piano. Non vedo l'ora di passare la giornata imparando ed esplorando con te. Allora è un appuntamento. Mi assicurerò di mettere in valigia una bottiglia d'acqua e degli snack nel caso ci venisse fame durante la nostra avventura. Lezione 27. Abbracciare la bellezza della natura. Ehi Anna, hai sentito parlare di quella nuova riserva naturale che è stata aperta appena fuori città? No, non l'ho fatto. Com'è? Mi piacerebbe dare un'occhiata. A quanto pare, a chilometri di sentieri escursionistici, un bellissimo lago e tantissimi animali selvatici. Penso che sarebbe il posto perfetto per trascorrere una giornata rilassante all'aperto. Sembra incredibile. Avevo intenzione di uscire dalla città e immergermi nella natura. Quando possiamo andare? Che ne dici di questo fine settimana? Potremmo preparare un pranzo al sacco e trascorrere una giornata. Sembra un piano. Porterò una coperta e troveremo un bel posto in riva al lago per goderci il cibo e ammirare il panorama. Ottima idea e forse possiamo anche avvistare alcuni uccelli o altri animali lungo la strada. Sicuramente. Spero di vedere qualche cervo o forse anche una volpe. Sarebbe così tranquillo sedersi e osservare la fauna selvatica. Assolutamente. E l'aria fresca e l'esercizio fisico saranno una bella pausa dalla nostra solita routine. Lezione 28. Il pendolarismo con i mezzi pubblici. Ehi Anna, hai mai preso il treno per spostarti in città? Sì, trovo che prendere il treno sia davvero comodo. Le stazioni sono dislocate in tutta la città, quindi è facile raggiungerle. È fantastico. Sai se i treni circolano spesso? Sì, i treni partono ogni 15 minuti nelle ore di punta, quindi non devi aspettare troppo a lungo. Questo è davvero utile. Ed è conveniente? Assolutamente sì. Le tariffe sono abbastanza ragionevoli, soprattutto se si acquista un abbonamento mensile. Alla fine è molto più economico rispetto alla guida e al pagamento del parcheggio. Questo è buono a sapersi. Dovrò provarlo la prossima volta che devo andare in centro. Lo consiglio, i treni sono comodi e puoi semplicemente sederti e rilassarti durante il tragitto. Sembra perfetto. Grazie per il consiglio. Penso che inizierò a prendere il treno più spesso. Lezione 29. Comprendere il comportamento aggressivo. Ehi Anna, ti sei mai chiesto perché alcune persone si comportano in modo aggressivo? Questa è una domanda interessante. Gli psicologi sociali hanno studiato a fondo questo argomento. Cosa hanno trovato? Sono curioso di saperne di più. Bene, un fattore che può contribuire al comportamento aggressivo è l'esposizione alla violenza o all'aggressività, nella vita reale o attraverso i media. Questo può desensibilizzare le persone e renderle più propense ad agire in modo aggressivo. Ha senso. Cos'altro hanno scoperto? Un altro fattore è la mancanza di capacità di regolazione emotiva.
Le persone che hanno difficoltà a gestire le proprie emozioni, in particolare la rabbia, possono essere più inclini a scatenarsi in modo aggressivo. Capisco. Quindi insegnare migliori meccanismi di risposta potrebbe aiutare a ridurre le tendenze aggressive? Esattamente. Fornire formazione sulla gestione della rabbia e insegnare alle persone modi più sani per esprimere le proprie emozioni può fare una grande differenza. È davvero perspicace. È una questione complessa, ma è importante comprendere le cause sottostanti. Lezione 30. Trovare la speranza in tempi difficili. Ehi Anna, sembra che le notizie di questi giorni siano piene di tanta negatività e divisione. So cosa intendi. A volte può essere davvero scoraggiante. Ma anche in mezzo a tutto questo, pensi che sia possibile trovare speranza? Ottima domanda, John. Credo sia possibile, anche se non è sempre facile. Cosa pensi possa aiutarci a mantenere quel senso di speranza? Beh, penso sia importante ricordare che anche piccoli atti di gentilezza e compassione possono fare la differenza. Non dovremmo sottovalutare il potere degli sforzi individuali. È una prospettiva davvero incoraggiante. In quale altro modo potremmo coltivare più speranza? Un'altra cosa è concentrarsi sulle storie positive e sulle persone che stanno lavorando per fare la differenza, anche se non sempre ricevono la stessa attenzione. Hai ragione, quelle storie sono là fuori se le cerchiamo. È facile impantanarsi nella negatività. Lezione 31. I pro e i contro della spesa online. Ehi Anna, cosa ne pensi della spesa online? Usi questi servizi? A volte uso fare la spesa online. Lo trovo davvero comodo, soprattutto quando ho poco tempo. Questo è un buon punto. Quali sono alcuni degli altri vantaggi che hai notato? Bene, è fantastico che tu possa ordinare comodamente da casa tua e farti consegnare la spesa. Consente di risparmiare molto tempo e fatica. Sembra allettante. Ci sono aspetti negativi, secondo la tua esperienza? Un potenziale svantaggio è che non è possibile ispezionare fisicamente i prodotti o altri articoli prima dell'acquisto. A volte la qualità non è proprio quella che ti aspettavi. Capisco quanto possa essere frustrante. Ci sono altri svantaggi nel fare la spesa online? Un'altra cosa è che a volte ti perdi acquisti spontanei o scopri nuovi prodotti quando non stai visitando i corridoi di persona. Questo è un buon punto. È bello avere quell'esperienza di navigazione a volte. Lezione 32. Noodling around. Ehi Anna, hai mai provato le penne al pomodoro? Penso che sia una combinazione deliziosa. Oh, in realtà preferisco gli spaghetti al pomodoro. Le tagliatelle lunghe sembrano assorbire così bene i sapori. Capisco il tuo punto di vista. Gli spaghetti hanno un certo je ne sais quoi quando si tratta di salsa di pomodoro. Anche se devo dire che mi piace la consistenza robusta delle penne. Fai un'argomentazione giusta. Suppongo che entrambi abbiano i loro meriti. Forse dovremmo fare una serata di degustazione di pasta e vedere quale ci piace di più?
Ottima idea. Possiamo provare anche alcune salse diverse, vedere quali abbinamenti funzionano meglio. Sembra delizioso. Mi viene già fame solo a pensarci. Quando pianificheremo questo piccolo esperimento? Che ne dici di questo fine settimana? Questo dovrebbe darci abbastanza tempo per raccogliere gli ingredienti necessari. Perfetto. Lo segnerò. Sarà divertente. Non vedo l'ora, pasta e buona compagnia. Cosa c'è di meglio? Lezione 33. Caccia all'affare. Ehi Anna, non indovinerai mai cosa ho trovato online l'altro giorno. Oh, me lo dica. Sono incuriosito. Beh, stavo cercando un nuovo tavolino da caffè e mi sono imbattuto in un'offerta incredibile in un discount di mobili. Un negozio di mobili discount, dici? Non sapevo nemmeno che esistessero. È stata una buona scoperta? Assolutamente. È un bellissimo pezzo in legno massiccio, e l'hanno messo in vendita per quasi la metà di quello che avrei pagato al negozio dell'usato. Ben fatto, John. Sembra che le tue abilità nella caccia a prezzi convenienti siano di prim'ordine. Ci provo. Dovrai venire a vederlo una volta che sarà sistemato a casa mia. Lezione 34. Riunione del team. Ehi Anna, volevo parlarti della proposta di progetto di cui abbiamo discusso. Oh, giusto. Ho tutti i dettagli pronti. Organizziamo un incontro per esaminarli? Ottima idea. Penso che riunire l'intera squadra sarebbe un buon passo successivo. Assolutamente. Quando sarebbe un buon momento per tutti? Fammi controllare la mia agenda. Che ne dici di fine settimana, diciamo giovedì pomeriggio? Il giovedì funziona per me. Invierò l'invito alla riunione e mi assicurerò che tutti siano liberi. Suona bene. Sono davvero entusiasta di questo progetto. Penso che abbia un grande potenziale. Anch'io. Ho esaminato i numeri e sembra tutto promettente. Meraviglioso. Non vedo l'ora di approfondire i dettagli con il team. Lezione 35. Dessert Delight. Ehi Anna, ho un'idea geniale per il nostro prossimo incontro. Oh, ditelo. Ho tutte le orecchie. Che ne dici di una serata con dolci fatti in casa? Sto pensando a qualcosa di classico come una torta al cioccolato. La torta al cioccolato sembra assolutamente divina. Mi viene già l'acquolina in bocca solo a pensarci. Sapevo che saresti stato a bordo. Tutti amano una buona torta al cioccolato, vero? Assolutamente. È un vero piacere per il pubblico. Quando volevi che ciò accadesse? Beh, sono libero questo weekend, se per te va bene. Possiamo farne una serata intera.
Il fine settimana sembra perfetto. Chiarirò i miei impegni e possiamo iniziare a cucinare. Meraviglioso. Mi assicurerò di avere tutti gli ingredienti necessari a portata di mano.